voglio portarvi in un mondo per risvegliare la vostra immaginazione e per continuare a sognare. Sembrava tutto bello, tutto così magico, la principessa del castello, ciò che ogni bimba desidera, giocare, cantare, viaggiare, ballare, sognare le fiabe con te. Benvenuti bimbi nel fantastico mondo di Meg. La fiaba di oggi si intitola Ali Baba e i 40 ladroni. Ali Baba e 40 ladroni, la fiaba comincia così. In una città della Persia vivevano due fratelli. Uno si chiamava Cassim, e ho sposato una donna molto ricca. l'altro si chiamava Ali Baba, e ho sposato una donna povera come me. Faccio il taglialegna e vivo del mio umile lavoro. Un giorno, mentre Ali Baba era in un bosco a raccogliere la legna con i suoi 3 muli, udì in lontananza il fragore di molti cavalli in corsa. Mamma mia, questi sono certo ladroni. Mi arrampico su un albero, altrimenti se mi vedono sono perduto. E Ali Baba, dall'alto dell'albero, vide che ben 40 ladroni, il cui capo era un uomo dall'aria feroce, si fermarono proprio lì vicino, davanti alla parete di una montagna. Il capobanda, che si chiamava Mustafa, scese da cavallo e si accostò alla parete rocciosa dicendo: Sesamo, apriti! A queste parole, come per incanto, nel fianco della montagna si aprì una porta e tutti e 40 i ladroni la oltrepassarono. Dopo un poco i ladroni ricomparvero e il loro capo ordinò: Sesamo, chiuditi! La porta si richiuse e tutto tornò come prima. Ali Baba aspettò che i ladroni si fossero allontanati, poi, sceso dall'albero, si avvicinò incuriosito alla montagna e ripeté: Sesamo, apriti. La porta si aprì, il taglialegna entrò nella spelonca e che cosa vide? Mucchi d'oro, vasellame prezioso, monete, tappeti, gioielli. Guarda, guarda, chi l'avrebbe detto? Quante ricchezze! Quei ladroni hanno radunato qui tutto il loro bottino e pensare che io sono così povero. Credo che nessuno ne soffrirà se prenderò qualcosa. E Ali Baba caricò i suoi 3 muli, poi Sesamo, chiuditi! la porta si richiuse ed egli si allontanò soddisfatto. La moglie di Ali Baba, una volta che il marito fu a casa, corse dalla cognata a farsi prestare un recipiente che serviva per misurare il grano. Lo avrebbe usato per sapere quanto era l'oro che il marito aveva portato a casa. La moglie di Cassim glielo diede, ma curiosa di conoscere che cosa doveva misurare la cognata, cosparse il fondo del recipiente con un po' di grasso. Né Ali Baba né la moglie si accorsero dello stratagemma, tanto erano intenti a misurare tutto quell'oro. E così, sul fondo del recipiente, quando fu restituito, restò appiccicata una bella moneta. Ah, tuo fratello doveva misurare addirittura delle monete d'oro. Guarda, Cassim. Come? Oro? Andrò subito da Ali Baba e mi farò dire come fa ad avere dell'oro. Lui, che non è che un misero taglialegna. Ali Baba, che era veramente buono, svelò tutto al fratello.
Questi partì di gran carriera con casse e muli verso la montagna dei ladroni e appena arrivato non ci pensò 2 volte e disse: Sesamo, apriti, quindi entrò nella spelonca. per la barba del sultano. Qui sono ammucchiate tutte le ricchezze dell'Oriente. Però, chi avrebbe mai detto che mio fratello potesse conoscere simili posti? Bene, bene, prenderò un po' di questo, un po' di questo, anche quello, e Insomma, poi... continuò ad ammassare oggetti preziosi davanti all'ingresso della grotta per portarseli a casa. Ma quando a malincuore decise di andarsene, Apriti, coso lì, come ti chiami? Giacomo. Ah no, aspetta, apriti Cesare. Apriti Severo. insomma, niente, Semolo. non si ricordava No, più la parola magica e il brutto era che i ladroni stavano arrivando proprio in quel momento. Ehi, fermi tutti, un uomo nella nostra spelonca. Un uomo? Ah, eccolo lì! Come hai fatto ad entrare? Chi ti ha svelato il nostro segreto? Curiosone! Morirai per questo, e subito! La moglie di Cassim aspettò il marito per 4 giorni e 4 notti. Poi, preoccupata, andò da Ali Baba. Cognato mio, ti scongiuro, va a vedere cos'è successo al mio povero marito. Sono 4 giorni che l'aspetto. Sai, si è recato a quella grotta e... Ali Baba non volle rifiutare il suo aiuto. Andò alla spelonca e si rese subito conto dell'accaduto, vedendo il fratello morto. Allora prese il corpo di Cassim, lo avvolse in un prezioso tappeto e lo trasportò fino alla casa della cognata. Eh sì, cognata mia, ha fatto una brutta fine. Ma nessuno deve sapere com'è morto, perché i 40 ladroni potrebbero vendicarsi anche su di te e ucciderti. Per timore che anche tu sappia la loro formula magica, quella che apre la grotta. Oh, povera me, come farò? Farò tutto quello che vuoi, Ali, tutto quello che vuoi. Tu devi tenere solo la bocca chiusa. Mi metterò d'accordo con Morgiana, che è una ragazza sveglia. Morgiana? Eccomi, cognato della mia padrona, per servirti. So che non ami pettegolezzi, ma è necessario che tu sparga la voce che il tuo padrone, Cassim, sta molto male. Fatti vedere a comprare medicine, mostrati addolorata. Poi, fra 3 giorni, annuncia a tutti che il tuo padrone è morto. Di morte naturale, si intende. Di polmonite, di quello che vuoi tu. Ma non dire a nessuno che è stato ucciso, mi raccomando. Non ti preoccupare, signore, so ben io come agire. Il sarto però dovrà pur venire a confezionare il vestito. E vedrà che il padrone è morto pugnalato. Ah, sai cosa farò? Porterò qui quel brav'uomo con gli occhi bendati, in modo che non possa riconoscere né la strada né la casa. Finito il lavoro, lo condurrò alla sua bottega nella stessa maniera. Brava Morgiana, l'ho sempre detto io che sei una ragazza sveglia. Allora d'accordo. In effetti tutto andò come previsto, ma non tutte le ciambelle riescono col buco. Dovete sapere che i ladroni, quando tornarono alla loro grotta... Ehi, chi ha spostato il corpo dell'uomo che abbiamo ucciso? Non è qui. E dove sarà andato? Sei sicuro che fosse proprio lì? Altro che per tutte le barbe. Io non l'ho preso. Insomma, basta. Dov'è il corpo di quell'uomo? Ma, capo, non siamo più tornati qui da quel famoso giorno. Allora la faccenda è grave. Voi non l'avete toccato e qui non c'è. Di sicuro è venuto qualcuno e se l'è portato via. Questo significa che quell'uomo non era il solo a conoscere il nostro segreto. Senti, capo, adesso mi travesto e vado a raccogliere notizie in città. Che ne dici? E il ladrone, entrato in città, incontrò proprio il sarto che gli raccontò dello strano trattamento subito per andare a confezionare l'abito di un morto. Per di più, il vecchio sarto si lasciò convincere a farsi di nuovo bendare e... Di qua? No, mi pareva più a sinistra, ecco, e poi... Ah, ecco, sì, e poi di qua, e poi a destra, ecco qui.
Così venne riconosciuto il percorso e il ladrone ebbe la possibilità di fare una bella croce col gesso sulla porta della casa di Cassim, dove ora abitava anche Ali Baba con la moglie e i figli, per non lasciare la povera vedova sola. Per fortuna al mattino Morgiana si accorse del segno bianco. Questo segno bianco devono averlo fatto i ladroni, bisognerà correre ai ripari. E zitta zitta andò a segnare tutte le porte delle case della città, così quando arrivarono i ladroni non riuscirono a trovare la porta giusta. Pochi giorni dopo, un secondo ladrone fece una croce rossa sulla porta della casa di Cassim, ma Morgiana si affrettò a segnare con la stessa croce tutte le porte della città. E quando arrivarono i ladroni... Ecco la porta. No, è quella là. Non scherzate ragazzi, la croce è qui. Ma anche su questa porta. E su questa? Perché questo segno rosso, secondo voi, non è una croce? Insomma, i ladroni non si raccapezzavano più. Allora il capo decise di agire di persona e quando il sarto lo condusse davanti alla porta di Cassim, egli la guardò tanto bene da poterla riconoscere senza esitazione. Quindi tornò alla caverna ed espose il suo piano ai ladroni. Domani andrete a comprare 20 muli e 40 otri. Uno sarà pieno di olio e gli altri 39... Gli altri 39? Negli altri 39 ci sarete voi. Io fingerò di essere un mercante d'olio e mi recherò alla casa di Ali Baba. Voi resterete chiusi nel cortile fino a tarda notte. Poi verrò a liberarvi e insieme uccideremo tutti gli abitanti della casa. Così finalmente potremo stare tranquilli. Il giorno dopo, verso sera, Mustafa, travestito da mercante e seguito dai 20 muli con i 40 otri, arrivò davanti alla casa di Ali Baba. Ehi, di casa, sono un mercante d'olio. Ne ho qui 40 otri pieni. Vi interesserebbe l'affare? Entra, mercante, parliamone a cena. Metti pure i tuoi muli con l'olio nel mio cortile. Il capo dei ladroni, sorridendo sotto i baffi, se ne andò a cena con Ali Baba. Tra una chiacchiera e l'altra si fece tardi e Morgiana, visto che le lampade ad olio stavano per spegnersi, pensò bene di scendere in cortile ad attingere un po' di olio da uno dei 40 otri del mercante. Ma si era appena avvicinata a uno degli otri che udì una voce soffocata. Capo, allora li ammazziamo. Morgiana rimase titubante solo per un attimo, poi rispose, cercando di imitare la voce del falso mercante: «Non ancora, tra poco». La furba fanciulla non tardò a rendersi conto che in 39 dei 40 otri dovevano esserci 39 ladroni, che il 40° ladrone stava tranquillamente cenando col suo padrone Ali Baba e che il 40° otre era il solo che contenesse effettivamente olio. Morgiana prese quest'ultimo otre, fece scaldare in un bel pentolone tutto l'olio in esso contenuto, poi scese in cortile e versò il liquido bollente in ognuno dei 39 otri. Così, brutti ladroni, non potrete più fare del male a nessuno. Subito dopo andò a vestirsi per la danza. Nascose tra i veli dell'abito un pugnale, quindi si recò nel salone del banchetto e cominciò a danzare. Mustafa la guardava ammirato. Ah, la tua schiava danza in modo splendido. Non è certo meno abile delle danzatrici del sultano. Bene, brava Morgiana. Ma quando la danza stava per finire, la schiava si avvicinò a Mustafa e con il pugnale lo uccise. Morgiana, che hai fatto? Perché hai ucciso questo povero mercante? Ti ho salvato la vita, padrone mio, la tua e quella di tutta la tua famiglia. E Morgiana spiegò al padrone tutto quello che aveva fatto a sua insaputa. Ali Baba, per dimostrare la sua riconoscenza alla schiava fedele, volle darla in moglie al primo figlio primogenito. E tutti da allora vissero felici e contenti nella più grande agiatezza.
Termina così la storia di Alibaba e i 40 ladroni. Beh, bisogna dire che questa Morgiana era veramente una donna astuta e ha salvato il suo padrone. Ci sono delle domande? Qual era la parola magica, Alessia? La parola magica era apriti sesamo. Allora corro subito alla grotta. Prova, magari sei fortunato, però ti conviene fare molta attenzione. Bimbi, vi aspetto nel fantastico mondo di Meg. Alla prossima fiaba. Ciao! Sembrava tutto bello, tutto così magico, la principessa del castello, ciò che ogni bimba desidera, giocare, cantare, viaggiare, ballare, sognare le fiabe con te. Come disse Peter Pan, non smettere mai di sognare. Solo chi sogna impara a volare.